Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, l'italiano non è una lingua che crea particolari difficoltà per quanto riguarda la pronuncia delle parole. Infatti molti amano dire che l'italiano si legge come si scrive, a differenza di altre lingue come per esempio l'inglese. Ma aspettate ad esultare! In questo video test infatti vi dimostrerò che ci sono alcune parole italiane che nessuno, sì ripeto nessuno, è in grado di pronunciare correttamente. Allora, il test funziona in questo modo. Apparirà una parola sullo schermo. Pronuncerò la parola sullo schermo in due modi diversi. Avrete 5 secondi per scegliere quale dei due modi di pronunciare è quello corretto. Alla fine del video test vi mostrerò una tabella che mostra il vostro livello in base al numero di risposte corrette che siete riusciti a dare. Tutto chiaro? Iniziamo subito con la prima parola. Eccola qui. Come si pronuncerà mai questa parola? Cresciuto o cresciuto? La risposta corretta è la numero 2, cresciuto, però fate sempre molta attenzione al gruppo consonantico SC. Quando è seguito da I o E si pronuncia come un unico suono in una specie di fruscio, sh, come per esempio nelle parole ascella, pesce, scimmia, ascensore, ascia, sciarpa, eccetera. Mentre quando è seguito dalle vocali A, O oppure U, questo gruppo consonantico si leggerà in due suoni, sk. Esempi possono essere mosca, scopa, scala, scuola, bosco, eccetera. Vediamo adesso la seconda parola di questo test. Si leggerà maschera o mascera? La risposta corretta è la numero 1, maschera. Lo so, questa era un po' ingannevole, però come avrete capito il gruppo consonantico SC si pronuncia in due suoni anche quando è seguito dalla lettera H. Come nelle parole schiuma, scheletro, schiaccianoci, scherzo, eccetera. Se volete farvi una foto per ricapitolare il tutto, questo è il momento. Passiamo ora ad un'altra parola che trae in inganno moltissimi stranieri. Eccola qui. Come si leggerà? Psicologo o psicologo? La risposta corretta è la seconda, psicologo. Infatti il gruppo consonantico PS si pronuncia sempre come un unico suono, ps. Per questo fate molta attenzione a parole come psichiatra, psicologia, pseudo. La prossima parola devo dire che crea confusione soprattutto a chi parla spagnolo come lingua madre. Eccola qui. Come si pronuncerà mai? Chiacchierare o chiacchierare? La risposta corretta è la numero 2, chiacchierare. Infatti il gruppo consonantico CH si pronuncia come un unico suono, k. Altri esempi possono essere chiesa, chiasso, chele, chirurgo. Aprite bene le orecchie ora. Come si pronuncia questa parola? Sciogliere o sciogliere? La risposta corretta è la numero 1, sciogliere, ma fate molta attenzione al gruppo consonantico GL, che può essere pronunciato in due modi diversi. GL più I si pronuncia in un unico suono, quello che crea sempre molti problemi agli stranieri, gli, come per esempio in figlia, aglio, moglie. Tuttavia fate molta attenzione perché ci sono anche alcune eccezioni a questa regola e quindi alcune parole in cui GL più I si pronuncia come due suoni diversi, quindi gl e non gli, come per esempio nelle parole glicerina, glicine, glicemia, sigliamo, anglicano, negligenza.
Nel secondo caso invece, vale a dire quando il gruppo GL è seguito da A, E, O, U, si pronuncerà sempre in due suoni, gl. Alcuni esempi? Gladiatore, inglese, globo, igloo. La sesta parola di questo video di oggi è questa qui. Sarà agnello o agnello? La risposta corretta è la numero 2, agnello. Ricordate infatti che in italiano il gruppo consonantico GN si pronuncerà sempre in un unico suono, gn, come per esempio nelle parole gnocco, gnomo, ignobile. Ok, fermiamoci un attimo. Questo è un test di pronuncia, ma sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo: ma come faccio a migliorare la mia pronuncia e ottenere un bel risultato in un test come questo? Beh, la risposta è piuttosto ovvia: ascoltando. Potreste ascoltare programmi o serie TV, film, reality show e così via. Ma lo so, molti di voi purtroppo hanno problemi con le georestrizioni, ma non preoccupatevi. A questo ci pensa NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN vi permetterà di superare le georestrizioni e accedere a tutti i contenuti italiani, film, canali televisivi, serie TV, giornali, eccetera, in maniera economica, sicura e veloce, proprio come se foste in Italia. Inoltre, iscrivendovi a NordVPN usando il link che vi abbiamo lasciato in descrizione o usando il codice coupon LERNAMO, otterrete uno sconto del 70%, il che significa che paghereste solo 3,10 € al mese, che corrispondono più o meno a $3,49. E, come se tutto questo non bastasse, avrete anche un mese gratuito e la garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Ciò significa che se nei primi 30 giorni dall'iscrizione NordVPN non vi convince, potrete chiedere un rimborso totale. Ma non preoccupatevi, non potrete mai trovarvi male. Io e Graziana usiamo NordVPN ogni giorno e vi giuro che ci troviamo super bene, infatti è velocissimo e sicuro. Sembra davvero di trovarmi all'estero quando lo uso. Settima parola di oggi. Si leggerà quaderno o ciuaderno? La risposta corretta è la numero 1, quaderno. Ricordate infatti che la lettera Q seguita dalla lettera U in italiano si leggerà sempre Q. Ecco alcuni esempi. Quinto, quarto, quello, quintessenza. Dai, ci stiamo avvicinando alla fine del test, tra poco scoprirete il vostro risultato, ma prima abbiamo la parola numero 8, che sarà cranio o cranio. Ebbene, la risposta corretta è la numero 1, cranio. Infatti, in italiano il gruppo consonantico CR si pronuncerà sempre come un unico suono. Cr, come nelle parole cristiano, crudo, credo. Dai su, non mollate, abbiamo quasi finito. Come si leggerà questa parola? Gianda o ghianda? La risposta corretta è la numero 2, ghianda. Infatti il gruppo consonantico GH si leggerà sempre in un unico suono, g, come per esempio nelle parole ghiro, ghetto, ghepardo. La decima e ultima parola di oggi è... come si pronuncerà mai? Rocco o roco? La risposta corretta è la numero 1, rocco. Infatti, quando ci sono due consonanti uguali, bisogna rinforzarne la pronuncia. In ogni caso, non voglio dilungarmi troppo sul tema delle consonanti doppie, perché ho già realizzato una fantastica video lezione dedicata proprio a questo argomento.
La trovate qui su nella card o giù se cliccate nel link nella descrizione. Ma prima di andare via, non dimenticate, adesso è arrivato il momento dei tanto attesi risultati. Spero davvero che questo test sia andato benissimo a ognuno di voi. Se avete ancora voglia e tempo di mettere alla prova il vostro italiano, non perdete tutti gli altri test che abbiamo realizzato sulla grammatica, sulle espressioni, sul congiuntivo, sulle doppie, eccetera, eccetera. Trovate tutti i link nella descrizione. E se proprio volete dare una svolta al vostro italiano, non dimenticate di seguirci anche su tutti i social, Instagram, Facebook e Twitter. Vi basterà cercare Learnamo. Ci vediamo prestissimo!